amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come realizzare questa fantastica borsetta. Ho utilizzato del cordoncino all'incirca 180 grammi, uncinetto di lavorazione numero 4,5. Poi ho utilizzato pochi accessori ma indispensabili come sempre, una chiusura magnetica con le alette, ma va bene anche quella da cucire, forse anche meglio, e due moschettoni a ventaglio. Partiremo da un fondo ovale perfetto e poi ci alzeremo per il corpo della borsa, che è lavorato all'uncinetto con due punti differenti. Poi ho realizzato anche il manico super resistente e fitto, e quindi a questo punto io direi di lasciarvi direttamente al tutorial. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale per non perderti i prossimi tutorial, trucchetti e consigli utili, e seguimi anche sui social. A questo punto, sigla! Avvio 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A partire dalla seconda, nella maglia dietro, inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 15 punti bassi. 3, 4, 5, 14, quindicesimo punto basso. Allora, in caso di filato diverso, vi regolate un attimo con le misure in centimetri. 11 centimetri. Con il marcapunti vado a segnare il 14esimo punto basso. Fatelo anche voi, così soprattutto le principianti riescono a seguirmi bene. Quindi nell'ultima catenella ho un punto, ne aggiungo altri 2 per un totale di 3. Poi inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante, quindi ritorno indietro, questo è il primo punto, e lo segno. Quindi sull'estremità mi ritrovo 3 punti bassi. 2, 3, 4, tredicesimo punto basso che vado a segnare con il marker. Ora nell'ultima catenella dove ho lavorato il primo punto basso aggiungo altri 2 punti bassi per un totale di 3. 1 e 2. Ok, non andrò a chiudere il giro per non avere la maglia antiestetica, lavorerò in tondo, per questo ci occorrerà un altro marcapunti e io per segnare l'inizio di ogni giro utilizzerò questo marcapunti diverso dagli altri. Inizio subito il secondo giro con gli aumenti, nel punto successivo lavoro 2 punti bassi nello stesso punto. Vado a segnarmi il primo di 2 perché so che qui inizia il secondo giro, mi raccomando. Vado a fare un punto basso nel prossimo che vado a segnare con l'altro marcapunti, perché questo marcapunti e l'altro mi segnala i primi 13 punti sia da una parte che dall'altra parte, che saranno un numero costante. Anche in questo caso andremo a lavorare sulle due estremità per ingrandire il nostro fondo ovale in cordoncino, per cui mi lavoro i primi 13 punti. 2, 3, 12 e il 13esimo punto è proprio quello con il marker, quindi lo togliamo, lavoriamo il 13esimo punto, rimettiamo il marcapunti, mi ritrovo sui 3 punti di una estremità, vado a lavorare un aumento nei primi 3 punti. Mi ritroverò durante questo secondo giro 6 punti bassi sulla zona curva, 2 punti qui e 2 punti qui. Bene.
Sono di nuovo al marker, questo significa che da questo punto fino all'altro lavorerò soltanto 13 punti bassi. Il primo, e lo risegno con il marker, mi raccomando, a scanso di equivoci. Mi ritrovo a fine giro, ho gli ultimi 2 punti, vado a completare l'aumento iniziale. Nei prossimi 2 punti lavorerò un aumento, 2 punti bassi nello stesso punto. Adesso l'altro marcapunti che mi segnala l'inizio del terzo giro. Lo tolgo un attimino e continuo con gli aumenti. Nel primo punto lavoro un punto basso, mentre nel successivo ne lavoro 2 nello stesso, per cui un punto basso e un aumento sarà la sequenza da seguire. Intanto con questo vado a segnarmi il primo di 3 fatti. Ora faccio i 13 punti. Sono sulla zona curva, quindi riprendo la sequenza. Un punto nel primo, un aumento nel secondo. Un punto nel primo, un aumento nel secondo, uno nel primo e un aumento nel secondo. Bene. Andiamo a lavorare i 13 punti. E sulla zona curva completo l'aumento, mi ritrovo 4 punti, ripeterò per 2 volte un punto e un aumento. Un punto e un aumento. Ok. Continuiamo con gli aumenti, ho 3 punti, nei primi 2 lavoro un punto singolo e nel terzo lavoro l'aumento. Vado a segnare il primo di 4. Poi ho i 13 punti e li andiamo a lavorare normalmente, ci vediamo direttamente sulla zona curva. Riprendiamo la sequenza. Nei primi 2 punti facciamo un punto basso singolo, mentre nel terzo facciamo l'aumento. Nei primi 2 punti un punto singolo, nel successivo un aumento. 1, 2, 3, quindi 2 punti singoli, uno qui e uno nel successivo, e un aumento. 1 e 2. Adesso andiamo a lavorare i 13 punti costanti. Terminiamo il giro. Ovviamente avremo 6 punti. Ripetiamo la sequenza per 2 volte. Nei primi 2 un punto basso e nel terzo l'aumento. Come notate è super semplice. Nei primi 2 un punto basso e nell'ultimo un aumento e abbiamo terminato così anche questo giro. La nostra base fino ad ora misura 16 cm per 6 cm. Mi fermerei anche qui. Per un fondo più grande, chiaramente continuerete con gli aumenti. Nel giro successivo farete 3 punti, un aumento. Nel giro successivo 4 punti, un aumento. 5 punti, un aumento. 6 punti, un aumento e così via sulle 2 zone curve, mentre i 13 punti iniziali rimangono sempre invariati. A questo punto io toglierei il marker dappertutto,
e andrei ad eliminare lo scalino che si forma normalmente. Quindi vado nel punto successivo basso e faccio un punto bassissimo che vado a segnare con il marker e farò un punto bassissimo in ciascun punto che ho al di sotto. Nel frattempo conto anche i punti, ne ho fatti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50° punto basso, quindi ho 50 punti totali. Ora cosa faccio? Stacco un po' di cordoncino, tolgo il marcapunti, andiamo a chiudere in maniera invisibile, ma non entro nel primo punto bassissimo, nel secondo, insomma vado a sostituire il primo. Entro così e poi al centro dell'ultimo, così. Avete visto? Abbiamo eliminato tutto, il fondo è perfettamente ovale. A questo punto lo vado a nascondere tra i punti, taglio l'eccesso e lo vado a bruciacchiare con un accendino, così sigillo per bene il lavoro. Riprendo il cordoncino e mi vado ad inserire in queste maglie che ho dietro. Non sarebbero altro che i punti bassi precedenti dell'ultimo giro. Prendo il cordoncino, lo faccio passare e inizio con una catenella. Andrò a lavorare esattamente 50 punti bassi. Questo è il primo, a fine giro diverrà un punto basso. Lavoro anche la coda dietro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e continuo per tutto il giro. Devo lavorare gli ultimi due punti per un totale di 50, però siccome poi andrò a lavorare il punto ventagli mi serve un multiplo di 5 più 1, quindi cosa faccio? Aggiungo un punto, 1, ne aggiungo un altro, quindi ne ho 50, più l'ultimo 51. Vado a chiudere in maniera invisibile, entro nel primo punto e vado a formare l'asola alla catenella. Entro anche nel cappio, stringo, prendo il filo di lavorazione e continuo la mia lavorazione. Chiuderò e inizierò il giro sempre allo stesso modo. Non farò altro che andare a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 51 punti. Indipendentemente da quanti punti vi ritrovate, potete anche utilizzare un fondo già pronto, dovete avere un multiplo di 5 più 1. Quindi continuiamo così. Questo è il secondo giro, ci rivediamo direttamente alla clip successiva con i giri a punto basso terminati. In totale ho fatto 5 giri a punto basso che equivalgono a 4 cm più o meno. Ho chiuso il giro, ho fatto la catenella ma la disfo, quindi facciamo uscire l'asola, andiamo nel punto successivo e in maniera morbida, senza stringere il lavoro, andiamo a fare un punto bassissimo in ciascun punto sottostante. Nel mio caso per un totale di 51 punti. Quindi in sostanza andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto proprio alla base. In maniera morbida perché altrimenti andiamo a stringere il bordo superiore e la forma della bag potrebbe alterarsi. 50° punto bassissimo e il 51° che devo fare proprio qui lo vado a fare con asola invisibile. Taglio il cordoncino e mi aiuto con un ago. Entro nel primo punto bassissimo, questo, e nell'ultimo. E ho formato il 51° punto bassissimo. Nascondo bene il filo in eccesso. Riprendo il cordoncino e vado a lavorare in questi punti dietro.
non sono altro che i punti bassi del quinto giro punto basso, proprio come la base, uguale. Cambio punto di lavorazione, faccio una catenella e un punto basso, bloccato il cordoncino, bene. Poi salto 2 punti, 1 e 2, e a partire dal terzo vado a lavorare un ventaglietto costituito da 5 punti alti. 2, 3, 4 e 5. Questo è il risultato da ottenere. Salto 1, 2 punti e nel terzo vado a fare un punto basso. Salto sempre 2 punti e a partire dal terzo inizio a lavorare 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 1, 2 punti e nel terzo faccio un punto basso. Prendo il filo, salto 1 e 2 punti e nel terzo lavoro 5 punti alti. 1, salto 2 punti e nel terzo lavoro un punto basso e continuo così per tutto il giro. Terminato il giro ci troviamo in questa situazione. Ho lavorato l'ultimo punto basso e ho gli ultimi 2 punti e poi il punto basso. Quando ci troviamo in questa situazione andiamo a lavorare semplicemente in tondo senza mai chiudere il giro. Quindi cosa faccio? Direttamente da qui salto i 2 punti, vado nel primo punto basso e vado a lavorare un punto alto più altri 4 per un totale di 5. Vado a fare subito un ventaglietto. 3, questo ventaglio è l'inizio di questo secondo giro, per questo è molto importante andare a segnarlo. Andiamo a segnare il terzo punto di 5 perché poi quando andremo a chiudere il giro, chiuderemo il giro proprio qui con un punto basso. Infatti la lavorazione si inverte, dove c'è il punto basso andiamo a lavorare il ventaglio, dove c'è il ventaglio andiamo a lavorare il punto basso nel terzo punto di 5. Quindi qui abbiamo il punto basso, vado a lavorare un ventaglio, 2, 3, 4 e 5. Salto 2 punti e nel terzo faccio un punto basso, un ventaglio nel punto basso, salto 2 punti, un punto basso nel terzo di 5 e continuo in questo modo per tutto il giro. Ci vediamo alla fine così vi mostro un'altra volta come chiudere e aprire il nuovo giro. Bene, ho completato anche questo secondo giro. Guardate, ho fatto l'ultimo ventaglio nel punto basso. Ora sono all'inizio di questo secondo giro. Fatto il ventaglietto, tolgo il marcapunti e faccio un punto basso proprio lì. È molto importante mettere il marcapunti con questa lavorazione, mi raccomando. Quindi faccio un punto basso e lo segno con il marker perché qui poi inizierà il giro successivo, il quarto. Intanto facciamo il terzo, quindi punto basso fatto, vado a fare il ventaglio nel punto basso successivo e si riparte. 1,
e 5. Diciamo che è una lavorazione un po' diversa dal solito perché il vero multiplo del punto ventagli è il 6, non il 5 più 1, ma io mi sono adattata a questo progetto ai punti che avevo a disposizione. Mi salto 1, 2 e faccio un punto basso e così via. Come notate, anche se ho alterato il multiplo, l'ho adattato al mio progetto, la trama è perfetta, l'esecuzione è perfetta, quindi possiamo continuare anche da soli in maniera tranquilla perché è abbastanza facile. Io continuerò così per il resto dei giri. Ne abbiamo fatti insieme 3. Alzerò un altro po' il corpo della mia borsa. Quando terminiamo il giro faremo l'ultimo punto basso nel terzo punto, ovviamente dei 5, e il ventaglietto esattamente qui, e riponiamo il marker nel terzo punto di 5, quello centrale, proprio come abbiamo fatto prima. Insomma, dobbiamo ripetere queste ultime 2 righe che abbiamo fatto insieme, la seconda e la terza, ripeterla per un tot finché non alziamo il corpo della nostra borsa. Dunque ho cambiato idea, giusto per fare qualcosa di diverso. Ho quasi terminato il terzo giro, quindi ventaglio punto basso, adesso dovrei fare il ventaglio nel punto marcato, ma appunto perché voglio fare qualcosa di diverso e unico facciamo in questo modo a fine terzo giro. Vado a sostituire i 2 punti alti da 2 catenelle, tolgo un attimino il marker e nel punto basso faccio un punto basso. Ok, rimetto il marker perché questo è il primo punto del giro nuovo del quarto. Sostituisco i primi 2 da 2 catenelle. Nel terzo punto faccio sempre un punto basso. Sostituisco gli ultimi 2 punti alti dalle 2 catenelle e nel punto basso faccio il punto basso. Quindi alterneremo 2 catenelle e un punto basso per tutto il giro. 2 catenelle e un punto basso. 2 catenelle, un punto basso nel terzo. 1, 2, ultimo ventaglietto, un punto basso, 2 catenelle, un punto basso nel punto basso e ora non farò altro che andare a lavorare un punto basso in ciascun punto, quindi sia in ciascun punto basso che in ciascuna catenella. Vediamolo subito. Qui abbiamo 2 catenelle, faccio un primo punto basso e un secondo nella catenella successiva. Qui inizia il giro e faccio un punto basso. Segno con il marker. Alla fine del giro dovrò ritrovarmi con 51 punti, sempre lo stesso numero. Catenella successiva, un punto basso, catenella successiva, un punto basso, poi ho il punto basso, quindi faccio un punto basso e continuo in questo modo per tutto il giro. E 51, eh sì, mi ritrovo con lo stesso numero di punti. Adesso io continuerò sempre in tondo senza mai chiudere il giro per una questione estetica. Vado a lavorare il primo punto basso che segno con il marker e andrò a fare altri 4 giri a punto basso per un totale di 5, proprio come ho fatto all'inizio. Bene, terminati anche qui i 5 giri a punto basso, proprio come ho fatto all'inizio, abbiamo 4 cm, ovviamente ho 4 cm anche sulla zona punto ventaglietti. Andiamo a rifare tutto quello che abbiamo fatto prima, quindi giro a punto bassissimo. Nel mio caso andrò a lavorare 51 punti bassissimi. Questo è il primo che vado a marcare. 2, 3, senza stringere troppo, 4, 5, 6 e così via. Andiamo a chiudere con l'asola e l'ago, tagliamo il cordoncino, chiudiamo con l'ago e
poi andiamo a lavorare i ventaglietti nei punti bassi dell'ultimo giro a punto basso. Qui stesso lavoro di prima e andiamo a fare 3 giri a punto ventaglietto. È un passaggio che non vi mostro perché già ve l'ho mostrato prima, dobbiamo fare lo stesso lavoro. Se mai non riuscite da soli perché siete principianti, ritornate indietro con il video e riguardate il passaggio che vi ho mostrato precedentemente. Bene, una volta replicato il lavoro di prima sulla zona superiore abbiamo terminato il nostro lavoro. Come notate ho fatto altri 3 giri a punto ventaglietti, stesso schema. Dunque mi ritrovo all'inizio del giro, ho fatto l'ultimo punto basso. Come vado a chiudere il tutto? Dove c'è il marcapunti, quindi nel punto basso, vado a fare soltanto un mezzo ventaglio composto da 3 punti alti, 2 e 3. Taglio il cordoncino e con un ago mi aiuto, entro nel terzo punto alto, al centro dell'ultimo e poi vado a bloccarmi il filo. E voilà, borsetta completata. Ovviamente, lo ripeto, non so se ve l'ho detto prima, potrete farla più grande aumentando i giri della base, quello penso di avervelo già detto. Siamo a 16 cm per 18 cm. Riprendiamo il cordoncino uncinetto 4,5, facciamo un cappio, anzi lascerei un po' di cordoncino, lo faccio qui il cappio, e vado a lavorare 18 catenelle. 2, 3, 4, 5, 18ª catenella. Queste catenelle devono corrispondere al terzo giro a punto basso della parte dietro con la parte davanti. A partire dalla seconda catenella vado a lavorare 16 punti alti. Il primo lo sostituisco dai 2 punti bassi, poi prendo il filo, vado nella catenella successiva e lavoro il secondo punto alto. 3, 4, 16° punto alto e nell'ultimo, nel 17° andiamo a lavorare 5 punti alti, tutti nello stesso punto. 2, 3, 4, 5, anzi ne farei 7, quindi ne aggiungo un sesto e un settimo, ok, e poi vado a lavorare gli altri 16 punti che mi rimangono. Il cordoncino lasciato all'inizio me lo porto e lo lavoro tutto. Entro nel primo punto che è un po' strettino ma ce la facciamo. 1, 2, 3, vado a lavorare l'ultimo punto, faccio una catenella di sicurezza, prendo un po' di cordoncino, questo qui lo tiro un attimino, lo posso tagliare, volevo fare un'altra cosa, poi ho cambiato idea in corso d'opera. Questo è il risultato. Mi aiuto con un ago e vado a fissare questa patellina esattamente dietro alla mia borsa.
Bene, fortunatamente ho trovato due bottoni piccoli magnetici nella variante oro da abbinare alla colorazione del cordoncino utilizzato. Dunque la prima metà l'ho già applicato, ho aperto le alette all'interno. L'altra metà, visto che non ho alcun accessorio da inserire all'esterno per andare a nascondere le alette, presenta un pezzettino di feltro. Allora, cosa ho fatto? Ho ritagliato un pezzetto di feltro, ho fatto passare le alette attraverso il feltro e andrò a fissare così l'altra metà alla patellina con della colla specifica, quella che vi suggerisco sempre che trovate su Amazon, ovvero questa qui. Per evitare questo vi consiglio di utilizzare un bottone magnetico direttamente da cucire. Dunque io ce l'ho, ma è nella variante argento e non ci sta molto. Dove c'è la colla vado a premere. Ok, ho messo 3 mollettine per lasciare in posa il bottone con la colla. Fra 5 minuti dovrebbe essere tutto bloccato e nel frattempo mi occupo della tracollina. Allora qui potremmo mettere 2 ponticelli e una catena. Abbiamo terminato la borsa, però mi piacerebbe fare la tracolla in cordoncino. Credo che lavorerò direttamente attorno all'anello. Mi inserisco direttamente all'interno dell'anello e vado a fare un primo punto basso. Vediamo quanti farne. Un secondo, un terzo, ne farei anche un quarto. Poi faccio una catenella. Fatta la catenella faccio un punto basso in costa, così mi preparo per la lavorazione del punto basso termico. Avrò una tracolla bella rigida. Quindi 2. Ok, catenella. A questo punto per il punto basso termico basterà entrare in queste 2 asole, quella in costa e quella in costa della riga precedente. Faccio un punto basso, ripeto. È uno schema che già vi ho mostrato, credo ad inizio anno, quando vi ho mostrato come fare una tracolla per borse all'uncinetto bella rigida e fitta. Catenella e continuo in questo modo finché non raggiungo la lunghezza desiderata. Bene, ho raggiunto la lunghezza che mi occorre e che vi ricordo essere sempre personale. Sono a 45 cm, ovviamente con i moschettoni, visto che sono da 3 cm, 3 sono 6 cm, più 45 arrivo a 51 cm di tracolla. Adesso, senza mai staccare il filo, fisserò l'altro moschettone direttamente con il punto basso termico. Cosa faccio dopo aver fatto la catenella? Entro sempre in costa prendendo entrambe le asole, prendo il filo e solo adesso entro nel moschettone e blocco. Ora ve lo faccio rivedere. Quindi intanto prendiamo le 2 asole, entriamo e prendiamo il filo. Quando abbiamo 2 asole entriamo nel moschettone e chiudiamo a punto basso. Rivediamolo. Entro le 2 asole. Quando ho le 2 asole sull'uncinetto, entro nel moschettone, prendo il filo e chiudo punto basso. Ora faccio una catenella di sicurezza e stacco un po' di cordoncino e con l'ago vado a fare il lavoro che faccio di solito con l'uncinetto quando lavoro il punto basso termico. Intanto ho la catenella e mi inserisco nella maglia più esterna. Ok, così blocco per bene. Entro nella metasola e nella metà faccio passare il cordoncino, ripeto nelle asole successive, ok, e nelle ultime 2 asole. Ok, a questo punto posso sigillare il mio lavoro e poi disperdo il filo in eccesso e voilà, tracolla completata. A questo punto posso prendere la mia borsetta. Qui nel frattempo è rimasto tutto in posa, si è fissato alla perfezione. Posso chiudere
la mia borsetta, troppo carina. Posso aggiungere anche il manico, quindi apro le alette e mi inserisco tra un punto alto di un ventaglio e l'altro e voilà, progetto completato. Dai, è troppo graziosa, super pratica e capiente, almeno per l'utilizzo che ne devo fare io. Poi le mini bag in quest'ultimo periodo vanno molto di moda, ma volendo, proprio come vi dicevo prima, potreste farla anche più grande, basta seguire le indicazioni che do durante il tutorial. Spero che il progetto vi sia piaciuto e che proverete a replicarlo. Mi raccomando, mandatevi le vostre foto o taggatemi nei vostri post, storie di Instagram, così riesco a vedere tutti i vostri progetti. Grazie per l'attenzione, io come sempre vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che vi consiglio di non perdere assolutamente. Alla prossima, un bacino a tutti!